Mina Shirakawa sta per tornare in AEW, probabilmente per iniziare una rivalità con Mariah May, o almeno così sembra. Minna-san, konnichiwa e benvenuti sul canale. Dunque, nell'ultima puntata di Dynamite, grazie ad un video pre-registrato, Mina Shirakawa ci ha fatto sapere che è pronta a tornare in AEW, rispondendo così all'invito lanciato da Mariah May nella puntata precedente dello show della compagnia di Tony Khan. Quando al termine del match vinto contro Queen Aminata, l'attuale campionessa AEW aveva invitato Mina Shirakawa a raggiungerla per festeggiare la conquista dell'AEW Women's Championship avvenuta a All In lo scorso agosto, quando davanti al suo pubblico Mariah May era riuscita a sconfiggere Toni Storm. A tal proposito, visto che siamo in area di festeggiamenti, vorrei ringraziare tutti voi per avermi permesso di raggiungere i 400 iscritti qua su YouTube. È un traguardo che ho potuto raggiungere soltanto grazie a voi e all'affetto che mi avete mostrato sin dalla nascita di questo canale. Questo mi sprona ancora di più a credere in questo progetto e a dare il 100% in questo canale. Grazie di cuore dunque a tutti voi. Detto questo, se volete continuare a supportare i contenuti che vi propongo e volete aiutare a far crescere maggiormente questo progetto, allora vi chiedo di lasciare un like e di condividere ovviamente il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Quindi, con l'annuncio fatto da Mina Shirakawa e l'imminente match tra Mayu Iwatani e Toni Storm, si rinnova la collaborazione tra Stardom e AEW, una collaborazione che è nata lo scorso marzo, quando Mina Shirakawa fece capolino in ROH, prendendo parte a dei tappings della compagnia. Qualche settimana più tardi la Stardom mise in scena un pay-per-view tutto americano, rinominato appunto American Dream. A tale evento ci fu una reunion di Club Venus, dove Mina Shirakawa tornò a fare squadra con Mariah May e Xia Brookside. Al termine dell'incontro, Mina e Mariah vennero raggiunte sul ring da Toni Storm, che all'epoca deteneva l'AEW Women's Championship. Gelosa dell'amicizia che c'era tra Mina Shirakawa e Mariah May, Toni Storm sfidò la co-leader di EXV ad un match per Forbidden Door, pay-per-view che andò in onda il 30 giugno scorso. Nei mesi successivi a American Dream, Mina Shirakawa continuò ad apparire sporadicamente in AEW per continuare la rivalità che coinvolgeva lei stessa, Toni Storm e Mariah May. Questa però non fu l'unica interazione tra Stardom e AEW, sì, perché durante il mese di aprile anche Azumi fece capolino in una puntata di Collision, dove appunto affrontò Toni Storm, che era in quel periodo invischiata nella rivalità con Mina Shirakawa. A questo seguì anche la difesa del TBS Championship da parte di Willow Nightingale in quel di Flashing Champions contro Tam Nakano, una Tam Nakano che si ritrovò qualche mese più tardi, precisamente a Forbidden Door, a far squadra con Willow Nightingale per affrontare il duo composto da Chris Statlander e Momo Watanabe. Sempre nello stesso pay-per-view abbiamo avuto il match tra Mina Shirakawa e Toni Storm, un match che sembrava porre fine alle scaramucce che ci furono nei mesi precedenti alla contesa, visto che al termine della battaglia ci fu un grande rispetto tra tutte e tre le lottatrici che sembravano finalmente aver trovato un'intesa. Purtroppo però non fu così, sì, perché qualche settimana più tardi Mariah May vinse l'Owen Hart Tournament e
Grazie alla conquista di questo torneo, Mariah May effettuò un turnil ai danni di Toni Storm, attaccandola e lasciandola letteralmente in una pozza di sangue. Questa azione da parte di Mariah May scatenò in Toni Storm voglia di vendetta contro la sua ormai ex amica, il che portò le due atlete a battagliare in quel di All In, con Mariah May che sconfisse la sua ex mentore per laurearsi campionessa per la prima volta da quando era approdata in AEW. Il cambiamento di Mariah May fece però storcere il naso a Mina Shirakawa, che più volte tramite post sui social confessò di non riconoscere più la sua amica, che si stava ormai comportando in modo strano. A tal proposito, nel mese di agosto ci fu uno scambio culturale, diciamo, tra Stardom e AEW, visto che Mina saltò il 5-Star Grand Prix proprio per cercare di capire che cosa passasse per la testa di Mariah May. Dunque il suo posto all'interno del 5-Star Grand Prix venne preso da Anna Jay, che grazie a questa esperienza poté migliorare ulteriormente, guadagnando esperienza all'interno del ring. Tornando a Mina, la Shirakawa non riuscì comunque ad avere risposte da Mariah nel periodo passato in America. A tale proposito, la Shirakawa approfittò di tale opportunità all'estero per conquistare l'Undisputed British Women's Championship, titoli che detiene tuttora e che difenderà il prossimo 19 ottobre in un evento della Rev Pro. Ma questa è un'altra storia e avremo tempo di parlare di ciò in un altro contenuto. Sta di fatto che a breve ci sarà dunque la reunion tra Mina e Mariah, una reunion che, se andrà come da copione, dovrebbe portare la Shirakawa e la May a diventare nemiche e a affrontarsi in un prossimo pay-per-view targato AEW. Quindi vedremo già Mina Shirakawa presenziare nella prossima puntata di Dynamite. Il possibile match tra Mina e Mariah potrà andare in scena a Wrestle Dream il prossimo 12 ottobre? Sono tutte domande a cui solo il tempo saprà rispondere. Intanto, nella prossima puntata di Dynamite, Mariah May difenderà il titolo contro Yuka Sakazaki e da lì sapremo sicuramente di più sul futuro che attende l'AEW Women's Championship e naturalmente Mariah May e Mina Shirakawa. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del viaggio che ci ha fatto ripercorrere la storyline tra Mina Shirakawa e Mariah May, una storyline che sono sicuro riserverà ancora parecchie sorprese da qui a fine anno. Qua sotto nei commenti potete come sempre farmi sapere la vostra opinione sul come si evolverà questa storia e se davvero avremo il voltafaccia di Mariah May ai danni di Mina Shirakawa o se le due rimarranno amiche per la pelle. Inoltre fatemi sapere se questa storia vi sta piacendo oppure no. Insomma, sbizzarritevi come sempre. Prima di salutarvi, vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale. Con Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con tutto ciò che accade nelle vostre federazioni preferite e con tutto ciò che riguarda le atlete che vi stanno più a cuore, grazie a news, speciali, risultati e quant'altro. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore a tutti voi. See you next time. Bye bye.